A volte siamo tutti soggetti a stati emotivi negativi, come la tristezza, la rabbia o la frustrazione. Tuttavia, è importante imparare a gestire questi stati emotivi in modo efficace, per evitare che essi influiscano negativamente sulla nostra vita. Riconoscere il nostro stato emotivo è importante ed essere in grado di riconoscere e nominare il proprio stato emotivo lo è ancora di più. Ciò aiuta a mettere una distanza tra noi e il nostro stato emotivo, in modo da poterlo osservare in modo obiettivo. Benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. In questo video vogliamo parlarti di una tecnica molto semplice che può aiutarti a cambiare il tuo stato mentale in pochi istanti. Questa tecnica può essere utilizzata in qualsiasi momento. Quando senti che il tuo stato emotivo è basso e ti senti triste senza alcun motivo preciso, o quando vuoi smettere di pensare a qualcuno o qualcosa che sai che non ti fa star bene. Insomma, ogni qualvolta la tua mente sembra non rispondere ai tuoi comandi e vieni trascinato in uno stato emotivo pessimo. Quando ti trovi in questo stato mentale, tutto diventa negativo con estrema facilità. Probabilmente ti sarà capitato di provare ad uscire da questi stati mentali negativi con la sola volontà, ma senza successo. Anche se hai davvero l'intenzione di stare bene, la tua mente è connessa ad uno stato mentale negativo e quando si prolunga per interi giorni o anche di più, alla fine smetti di combattere. Tuttavia, tutti noi siamo in grado di cambiare il nostro stato mentale negativo e di crearne uno nuovo, completamente diverso. Siamo in grado di riprogrammare la mente, cambiando il nostro modo di pensare e attuando un atteggiamento mentale positivo, e poter così avere una crescita personale e una mentalità vincente. Basta smettere di reagire alla realtà in modo passivo e iniziare a crearla come piace a noi. Riprogrammare la mente è un processo di cambiamento importante per migliorare la qualità della vita e raggiungere i propri obiettivi. Il modo in cui pensiamo influenza il nostro stato emotivo e le azioni che intraprendiamo. Quando i nostri pensieri sono negativi, tendiamo ad avere una visione limitata delle cose e a non raggiungere il nostro pieno potenziale. Tuttavia, è possibile riprogrammare la mente per avere una visione più positiva e raggiungere i propri obiettivi. La tecnica che vogliamo presentarti si divide in 4 passi, ognuno dei quali ti aiuterà concretamente a cambiare il tuo stato mentale. In altre parole, ti permetterà di riprendere il controllo della tua mente in modo semplice e veloce. Se alcuni passaggi non dovessero essere subito chiari, non preoccuparti, perché alla fine dei video ti forniremo un esempio specifico che chiarirà meglio tutti e 4 i passi. Quindi ecco i 4 step da seguire. Quando senti che la tua mente è immersa in un'emozione negativa, dai per prima cosa un nome a quell'emozione. Potrebbe essere tristezza, autocommiserazione, gelosia, rabbia o paura. Nominare le tue emozioni sposta l'attenzione dalle aree emotive a quelle più razionali del cervello. Questo ti consente di cominciare a sentirti in controllo. Non sei in uno stato genericamente negativo, ma hai dato un nome a quello stato. Il solo fatto di nominarlo ti pone in una prospettiva esterna a quello stato. Quando dai un nome a qualcosa, tu non sei quella cosa, mentre quando vivi in uno stato mentale negativo a cui non dai un nome, credi di essere quello stato mentale. Ti identifichi con quello stato mentale ed è per questo che non riesci a trovare una via d'uscita. Una volta che hai dato un nome a quello stato mentale negativo, trova il pensiero che lo sta trattenendo. Per capire appieno questo passaggio, è importante che tu sappia che ogni volta che formuli un pensiero che conferma una tua credenza interiore, la tua mente rilascia dopamina. Questo accade anche quando il pensiero è negativo. Per questo alcune persone amano vivere in stati mentali negativi, perché hanno in loro stesse, nel loro subconscio, delle credenze limitanti e quindi intrattenersi con pensieri negativi dà loro una sorta di gratificazione mentale.
Ovviamente questo le fa star male, ma per loro è una forma di conforto. Quindi, per cambiare il tuo stato mentale, devi trovare il pensiero che alimenta quell'emozione negativa e sostituirlo con un pensiero più positivo. Terzo step: una volta che hai identificato e sostituito il pensiero negativo, inizia a concentrarti su un'emozione positiva. Potrebbe essere la gratitudine, la felicità, la pace interiore. Immergiti in quell'emozione e permetti che essa prenda il controllo della tua mente. Quarto step: metti in pratica azioni concrete per mantenere il tuo stato mentale positivo. Potrebbe essere, per esempio, fare esercizio fisico. L'esercizio fisico è noto per aumentare la produzione di endorfine, che sono i neurotrasmettitori del piacere. Fare esercizio fisico può aiutarti a concentrarti su un'emozione positiva. Praticare meditazione. In generale, la meditazione è uno strumento efficace per la gestione delle emozioni e quindi per migliorare la qualità della vita e aumentare la felicità e il benessere interiore. Scrivere un diario delle cose per cui sei grato ogni giorno. La pratica della gratitudine ci aiuta a concentrarci sulle cose positive della nostra vita e a sviluppare un senso di gratitudine per ciò che abbiamo. Parlare con un amico. Parlare ad un amico quando si è tristi si ottiene supporto emotivo. Si condivide i propri pensieri e sentimenti con qualcuno che ci capisce e ci supporta. Inoltre, discutere dei propri problemi con qualcuno può aiutare a mettere le cose in prospettiva e a trovare soluzioni. Anche ridere fa molto bene. La risata è un ottimo modo per cambiare il proprio stato mentale da negativo a positivo. In sintesi, questi 4 passi ti permetteranno di identificare, sostituire e mantenere uno stato mentale positivo, riprendendo il controllo della tua mente e migliorando la tua qualità della vita. È importante avere una visione positiva della vita perché influisce moltissimo sul proprio stato mentale. La visione positiva ci aiuta a vedere le opportunità invece che i problemi e a concentrarci su ciò che vogliamo invece di ciò che non vogliamo. L'autoconsapevolezza ci permette di essere consapevoli dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, il che ci consente di prendere il controllo di essi invece di lasciare che siano loro a controllarci. Le abitudini positive come mangiare sano, fare esercizio fisico regolarmente e dormire abbastanza possono aiutare a mantenere uno stato mentale positivo, mentre le abitudini negative come fumare, bere eccessivamente e non prendersi cura di sé possono contribuire ad uno stato mentale negativo. Inoltre è di fondamentale importanza anche l'apprendimento continuo, perché può aiutare a cambiare il proprio stato mentale. L'apprendimento continuo ci aiuta ad espandere la nostra mente, a acquisire nuove competenze e conoscenze e a vedere le cose in modo nuovo. Ci dà la possibilità di evolvere e migliorare come individui. Vorremmo inoltre sottolineare anche l'importanza dell'accettazione e come essa possa aiutare a cambiare il proprio stato mentale. L'accettazione ci aiuta a smettere di lottare contro ciò che non possiamo cambiare e a concentrarci invece su ciò che possiamo controllare. Ci aiuta a smettere di resistere alle emozioni negative e a imparare a viverle invece di combatterle. Ci consente di accettare noi stessi e gli altri per come sono e di vedere il lato positivo delle situazioni, anche quelle più difficili. L'accettazione ci aiuta a sviluppare un atteggiamento di gratitudine e a vivere una vita più equilibrata e appagante. Prima abbiamo accennato ad un esempio per farti comprendere maggiormente tutto il processo e ora te lo vogliamo esporre. Mettiamo caso che Anna sia appena stata lasciata dal suo compagno di vita dopo anni trascorsi insieme. Ovviamente il suo stato emotivo è tutto incentrato sulla negatività. Anna sente che il nome che vuole associare a quello stato emotivo è rabbia. Nel momento stesso in cui lei dà un nome alla sua emozione negativa, riconosce che lei non è rabbia, la sta solo provando. Nella seconda fase identifica il pensiero che si trova alla base del suo stato emotivo, ovvero realizza che il suo uomo l'ha lasciata e si sente usata e abbandonata. Il pensiero di essere stata lasciata si è allineata ad una sua convinzione profonda,
ovvero quella di non valere molto. Come già precedentemente accennato, tutto ciò le fa rilasciare dopamina e in caso di stati mentali negativi il rilascio di dopamina crea una sorta di dipendenza da questi stati. In sintesi, questo stato rende Anna ancora più dipendente dal pensiero del suo uomo che l'ha lasciata e respinta. Nella terza fase, Anna formula il pensiero opposto, ovvero che lei vale molto e che si ama infinitamente, anche se è stata trattata malamente dal suo uomo. Decide che la sua valenza non dipende dal comportamento del suo uomo. Non è questo a decidere il suo valore. Nel quarto passo, Anna raccoglie prove del proprio valore nella sua vita, ricordando gli uomini che si sono innamorati di lei, i successi che ha ottenuto e l'amore che è stata in grado di dare alle persone intorno a lei. Alla fine, Anna si rende conto che il suo stato mentale è cambiato e che la realtà intorno a lei cambierà anche in conseguenza di questo cambiamento. Se il nostro video ti è stato utile, sicuramente troverai interessante anche il prossimo. Ti basterà cliccare sull'immagine che trovi alla fine di questo video. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.